Ciao a tutti, oggi prepariamo un dolce che è dedicato alle donne, la torta mimosa, ma in una versione veloce veloce senza stress. Bellissima e buonissima ma senza cottura. Morbida, cremosa, fresca, buonissima. Iniziamo. Prepariamo la crema pasticcera, 45 g di amido di mais. Metto tutto già in pentola. 80 g di zucchero, due tuorli d'uovo, e dentro con il latte. In tutto sono mezzo litro di latte, 500 ml. Faccio sciogliere prima con poco latte e poi il resto lo riscaldo 2 minuti al microonde e abbiamo il latte caldo. Intanto con il pelapatate tolgo la buccia ad un limone, una parte della buccia, così verrà meno la parte bianca. E lo aggiungiamo tutto pian piano. Un altro po' di buccia, non è mai troppa per me, quindi ce la grattugio, ma puoi aromatizzarla in altri modi. Io aggiungo anche un po' di estratto di vaniglia. Io amo la crema che sa di qualcosa, nel senso non di uovo solamente, quindi la aromatizzo. E andiamo sui fornelli. Lasciamo addensare pian piano, sempre girando, mi raccomando, non lasciatela mai. Arrivata a questo punto, quando inizia un po' a solidificare, la filtro, così verrà più raffinata, più liscia. Che meraviglia! Poi con l'amido di mais diventa quasi più lucida e più gelatinosa, preferisco. E poi anche senza glutine, quindi va bene anche per chi è intollerante. Puoi usare anche il latte senza lattosio o latte scremato, puoi adattarla alle tue esigenze. La facciamo raffreddare. Io vedo ricette con 150 g di zucchero, addirittura in mezzo litro di latte, ma secondo me è esageratissimo. Non esagerato, esageratissimo, perché così è già dolce con 80 g. Quindi mettiamo un velo di zucchero sopra e la lasciamo così non fa la pellicina sopra. Intanto ho montato 300 g di panna fresca da montare, va bene anche quella vegetale. Prepariamo uno stampo 22 cm. Può essere sia così con la cerniera, oppure semplice, oppure anche queste usa e getta. La rivestiamo con pellicola. Biscottoni savoiardi, questi sono quelli tipo sardi che uso io, e se vuoi la ricetta te la lascio adesso in alto, oppure sotto in descrizione con il primo commento, come sempre. Quindi prendo la misura e li divido a metà per fare il bordo. Preparo la bagna con 150 ml di liquore giallo, va bene lo strega, va bene il limoncello, quello che preferisci, con altrettanta quantità di acqua, e mettiamo da parte. La crema intanto si è raffreddata bene, vedi? La rilavoriamo con la frusta e aggiungiamo la panna montata piano piano, solo adesso che è fredda la crema, altrimenti si scioglie. Aggiungiamo pian piano così, poi decidi tu se farla più fra virgolette pannosa o cremosa. Continuo con la spatola, sì, evitiamo di smontarla. Bagno leggermente i mezzi biscotti per fare il bordo nella bagna e li metto dalla parte bella, diciamo davanti, un leggero passaggio, proprio non devono essere bagnati completamente. Ed ora la base.
Solitamente nella torta mimosa va l'ananas, ma io avevo delle fragole, quindi per renderla un po' più colorata, visto che ne ho fatte tante di versioni con l'ananas, ho voluto fare una cosa diversa, quindi ho messo delle fragole tagliate a pezzettini piccoli piccoli, già lavate naturalmente. Tutte le versioni di mimosa che ho fatto io le trovi sotto in descrizione nel primo commento, come sempre. Metto una generosa quantità di crema chantilly all'italiana, batto leggermente e metto uno strato di frutta, che ti ripeto può essere ananas, può essere pesche sciroppate, ma anche niente, anche solo crema va benissimo. E faccio l'altro strato di biscotti inzuppati, altra crema, sempre generosi perché deve esserci la quantità di crema abbondanza. Di nuovo la frutta, ne lasciamo un po' per la decorazione finale. Beh, già così si capisce che è buona. E la copro in frigorifero per almeno 2 ore o il giorno prima per il giorno dopo. In frigo. E intanto che aspettiamo prepariamo i dadini di mimosa. E con cosa li facciamo se non con i biscotti? Perché stiamo usando quelli e quindi tagliamo a dadini i biscotti savoiardi. Ed ecco la mimosa, facile facile. E intanto è passato il tempo, la riprendiamo dal frigo, la giriamo. È già bella così, ma io la rigiro dall'altra parte. Voilà. Eccola qui, mettiamo il resto della crema sopra. Beh, è una di quelle torte morbide, cremose, al cucchiaio, che sono buonissime, specialmente adesso che cominciano le belle giornate, ci va qualcosa di più fresco. E sopra, solo intorno io ho messo, ma puoi metterla anche per tutta la torta e non cambia niente, la dadolata. Io per fare un disegno carino ho messo solamente sui bordi, abbondanti bordi. Vedi? Somiglia a una mimosa, sì. Ora, prima di mettere il resto, metto lo zucchero a velo sopra, pulisco il bordo e faccio un altro giro intorno con le fragole messe da parte, così daremo un bel colore alla torta. Ravviviamo. Anzi, mi trovo anche questa nebbiolina, che puoi metterla sia vera, questa qua non è vera, io l'ho ben lavata, l'ho tagliata a pezzettini e l'ho messa intorno così, bella, mi piace, molto primaverile. E la torta mimosa alternativa veloce è pronta, non resta che gustarla. Andiamo al taglio, che come vedi è proprio morbida morbida. Mo ditemi sinceramente, non sembra un pan di Spagna? È uguale. Si inzuppano come il pan di Spagna, quindi evitiamo il passaggio della preparazione e quindi senza forno, senza niente, a freddo facciamo una bella torta. Potrete rifarla in 1000 varianti e in estate è il massimo. Ora vi dico se è buona o no. Al gusto. Ma già dai profumi si capisce. No, non è buona. Di più. Troppo buona. Grazie per la visione e alla prossima. Baci baci.